Guarda che meraviglia questo piatto di antipasti! Tortini di patate e speck, crostini, salsicce e stracchino e involtini di bresaola con ripieno di roviola e noci. Una meraviglia! Iniziamo subito a sbucciare le patate per il tortino di patate. Gli antipasti sono delle parti più belle di un pasto, però diciamocelo, sono anche un pochino una piccola rottura. Sì, perché alla fine ti portano via un sacco di tempo e ti rimane poco tempo per preparare e curare le portate principali. Quindi pianificazione. Adesso facciamo tutte quelle cose che possono essere fatte in anticipo. Adesso faccio cuocere per 10-11 minuti e io intanto preparo l'impasto per i crostini, salsicce e stracchino. Questi crostini sono un super classico qui in Toscana, anche perché sono buonissimi e facilissimi veramente alla portata di tutti. Spello le salsicce, poi trasferisco le salsicce in una ciotola insieme allo stracchino e poi qui si tratta semplicemente di lavorarle con la forchetta. Ecco qua, le patate ancora non sono pronte, in 5 minuti ho già raggiunto un'omogeneità sufficiente. Questo adesso copro con la pellicola e lo utilizzeremo all'ultimo momento. Vai in frigo. Il tempo della pentola a pressione è finito, adesso lasciamo sfogare il vapore. Passiamo alle patate. Le dosi esatte per questa ricetta le trovi nella descrizione, non sto a dirtele. Perfetto. Adesso che le patate sono passate, le spalmo su questo piatto per farle raffreddare più rapidamente. Appoggiamo da una parte le patate a raffreddarsi, nel frattempo ci possiamo occupare degli involtini, il terzo antipasto. Per il terzo antipasto prendiamo 100 g di roviola, poi 20 g di grigli di noce che tritiamo e infine un po' di foglie di rucola che vado a sminuzzare abbastanza finemente, ma non troppo. Ecco, più o meno così. Andiamoli ad aggiungere nella ciotola e anche questa è pronta. Pellicola e frigorifero. Adesso ritorniamo a preparare i tortini di patate. Ho qui 2 fette di speck, come vedi sono tagliate abbastanza spesse, e li andiamo a fare a cubetti in questa maniera. Riprendiamo le patate che nel frattempo si sono freddate. È importante che le patate siano fredde perché adesso dobbiamo andare a metterci un uovo. Un po' di aglio in polvere, 50 g di parmigiano, noce moscata, sale e adesso di nuovo con la forchetta impastiamo tutto. Perfetto, è pronto anche questo. Pellicola e frigorifero e li prepareremo poi all'ultimo momento. C'è ancora un piccolo lavoro di bricolage che puoi fare. Preparare dei pezzettini a carta da forno grandi quanto il fondo dello stampo da muffin. Intanto puoi lasciarmi un mi piace, guarda, c'è anche il reminder. Bene, adesso mancano circa 40 minuti al momento di andare in tavola e iniziamo a preparare gli antipasti, ma prima accendiamo il forno. Prendo una teglia da forno, sopra metto lo stampo da muffin e adesso ungo con un po' di olio l'interno degli stampi. Metto un po' di olio in uno e poi con il pennello ungo i bordi di quello in cui ho messo l'olio e anche di tutti gli altri. In questa maniera i tortini si staccheranno meglio dallo stampo. Ho qui pezzettini di carta da forno che ho preparato ieri, vado a metterli ciascuno sul fondo di uno stampo, così. E poi andiamo a mettere un altro po' di olio anche sopra la carta, giusto una goccia. Prendo l'impasto dal frigorifero dove è riposato per tutto questo tempo e poi andiamo a riempire gli stampini in maniera uniforme. Ricordati con il cucchiaio di schiacciare l'impasto all'interno degli stampini e con questo possiamo metterli in forno. Cottura circa 30 minuti. Bene, passiamo ai crostini salsiccia e stracchino. Per questi crostini devo utilizzare assolutamente un pane di tipo rustico, non usare assolutamente pane a cassetta, sarebbe un disastro. Una fetta così considera una porzione da dividere a metà, per cui facciamo 2 crostini a porzione, recupero l'impasto dal frigorifero e adesso andiamo a spalmare l'impasto sulle fette di pane. Andiamo belli generosi, che questo è un antipasto di sostanza. Se ci sono dei bambini, questo è un lavoro che potete tranquillamente far fare a loro. Queste fette le metto su una placca da forno, ci vorranno circa 10 minuti di forno. Bene, passiamo agli involtini di bresaola e roviola. Qui ho la bresaola ancora nella carta
della gastronomia, prendo una fetta, prendo anche la robiola in frigorifero, l'ho trasferita in questo contenitore perché non ci stava tutto quanto in frigorifero, e andiamo a spalmare la robiola sulla fetta di bresaola e poi andiamo ad arrotolare così. Ed ecco il primo involtino fatto, e adesso procediamo così per tutti quegli altri. Adesso è il tempo di mettere in forno i crostini, salsiccia e stracchino. Grazie al forno ventilato ho potuto metterli su 2 ripiani diversi. E adesso il tocco finale agli involtini. Con dell'erba cipollina ci faccio un nodino intorno e, se mi riesce, ci faccio anche un fiocco. Non tutti i fiocchi mi vengono perfetti. Ho infiocchettato l'antipasto. Chiedo scusa per la battuta. Ok, prendiamo il piatto di portata e intanto ci mettiamo gli involtini. Bene, a questo punto leviamo dal forno intanto i tortini e adesso con un coltello li stacco dalla forma, andando molto delicatamente per non rovinare lo stampo di silicone. Estraiamo delicatamente i tortini, levando la carta se è rimasta attaccata sotto. I 4 migliori li mettiamo al centro del nostro piatto di portata, gli altri 2 li terremo di riserva, perché c'è sempre qualcuno che vorrà un bis. E adesso prendo i crostini con stracchino e salsiccia e questi li mettiamo tutti intorno al piatto. Ecco, siamo pronti ad andare in tavola. Guarda che meraviglia questo piatto!